Questo tipo di azienda, come oggi punto a farla io, al momento in Italia non esiste ancora. In Italia, pochi anni fa, chi avrebbe mai indossato una maglia senza una scritta? Qual è la situazione della manodopera in Italia? La manodopera in Italia oramai, diciamo, quella che resta non c'è manodopera. Io ho fatto diversi viaggi sia in Turchia sia in altre zone e ti posso garantire che stanno molto più avanti di noi. Io penso che già quello che facciamo noi è qualcosa di enorme. Ne so perfettamente che il mio brand è indossato da tantissimi sportivi, calciatori importantissimi. Quale sarà il tuo ruolo all'interno dell'azienda? Resto il Mr. Wolf della situazione, quindi io risolvo problemi. Il miglior consiglio che ho ricevuto nella mia carriera non l'ho ricevuto da un addetto ai lavori. Benvenuti all'Oma Lounge Podcast. Io sono Filippo di 035 e oggi l'ospite è Enzo Alvino. Iniziamo subito. Dall'esterno l'Omalab è percepita come un'azienda italiana che crea capi blank da zero, indossati da molti creator sia in Italia che all'estero, con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale. Quanto c'è di vero in questa percezione e soprattutto cos'è realmente l'Omalab e qual è il ruolo del suo fondatore? Innanzitutto grazie, sono molto felice di essere qui. Sapete perfettamente quanto ci tengo a questo progetto creato in questi ultimi mesi insieme. L'Omalab mi fa piacere che viene percepita in questo modo perché è perfettamente quel laboratorio artigianale che punta su un prodotto fatto da zero, di qualità, cercando di migliorare quello che è un processo produttivo che, come sappiamo tutti, purtroppo impatta direttamente su quello che è lo spreco e il consumo in eccesso. Ovviamente ci siamo presi una bella responsabilità, mi sono preso una bella responsabilità perché il mio ruolo è quello non solo di portare avanti quella che è l'azienda, ma allo stesso tempo di coadiuvare tutti quelli che sono i settori dell'azienda. E man mano che cresciamo, ovviamente, ci sono tante cose da tener conto, tante cose da organizzare in un certo modo. Parlaci un po' della tua vita. Allora, io oramai non sono proprio un giovanissimo, oramai sono una classe 80, oramai ho superato i 40 anni, mi occupo di abbigliamento da quando ne ero praticamente, avevo 18 anni. Ho iniziato così all'interno di boutique. Ovviamente mi fa strano dire in quei tempi, perché significa che è passato un bel po' di tempo oramai, però non c'era la possibilità che ti danno oggi i social o tutti i canali di comunicazione di farsi apprezzare oppure di poter dire la propria, di potersi esporre in maniera diretta. C'era la cosiddetta gavetta, bisognava lavorare presso qualcuno che ti dava l'opportunità di poter stare a contatto con il mondo che sognavi, il settore che sognavi, insomma, di cui poter far parte. E come ho fatto io vengo da una piccola provincia, mi sono avvicinato all'unica boutique multibrand che c'era praticamente nella mia zona e piano piano, scalando veramente tutte le posizioni, partendo da quelle più basse, dal cosiddetto apprendista, ho iniziato poi ad avere anche dei ruoli di buyer che mi hanno portato poi in un secondo momento a trasferirmi in altre città e continuare questo tipo di attività. E quando sono tornato nella mia città ho aperto delle mie attività che sono andate bene, ma a un certo punto non ero soddisfatto di quello che stavo facendo, non volevo essere un retailer, ecco, volevo spingermi oltre e ho iniziato a fare il prodotto, quindi mi sono spinto a capire cosa ci fosse dietro al prodotto che io intanto acquistavo e selezionavo normalmente per i negozi. Mi sono reso conto che volevo esprimere quello che era un pochettino la mia linea creativa, quello che pensavo potesse occorrere al mercato. Tutto questo si realizza da un percorso parallelo fatto in comunicazione, di cui sono sempre stato appassionato, comunicazione e marketing. Appena ho avuto la possibilità, insomma, di potermi cimentare con un'agenzia tutta mia nel 2017, ho iniziato a dare una mano anche al territorio e ho iniziato a parlare di comunicazione insieme ad altri esperti del settore. Forse era troppo primordiale perché stiamo parlando del 2015-2016 in cui non tutte le aziende recepivano la necessità di avere un e-commerce oppure di lavorare su piattaforme tipo Shopify, su cui già mi ero formato intorno agli anni 2017 e ancora di più non sapevano che cosa potesse essere una comunicazione, uno storytelling aziendale o ancora di più, che ne so, semplicemente la possibilità di avere all'interno del proprio team un social media manager. Cosa che ancora oggi penso che sia il vero problema di parecchie aziende che non riescono a comunicare con l'utente finale proprio perché non hanno delle strutture anteposte all'interno dell'azienda che fanno questo lavoro, ecco.
Questa è la mia preparazione che poi mi ha portato nel 2018 a rispondere a un bando per il rilancio del centro storico della mia città, un semplicissimo bando. L'ho letta come l'occasione per rimettere in gioco una mia vecchia idea che avevo nel cassetto, quello di creare un laboratorio creativo che desse la possibilità a giovani creativi come me lo ero qualche anno prima di poter realizzare le loro idee progettuali, seguendoli dalla progettazione del capo, quindi dalla prototipia, dall'assemblaggio di quello che è il cartamodello e poi il sample, fino alla produzione di piccoli quantitativi, ovviamente, che la mia azienda inizialmente poteva ottemperare a quel tipo di richiesta. E quindi ho creato l'Omalab. L'Omalab nasce inizialmente con questo focus. Poi l'incrocio di persone che si sono anteposte sul mio percorso ha fatto sì che poi nascesse quello che poi è anche il progetto del prodotto l'Omalab, che è arrivato dall'intreccio di alcune conoscenze che ci sono state in itinere, insomma. Abbiamo parlato del tuo percorso, ma il luogo è sempre quello, Avellino, Sì. in Campania. Perché hai deciso proprio di restare ad Avellino? Ma guarda, innanzitutto io non ho mai rinnegato le mie origini, perché forse venendo da una provincia è come se senti un po' pure di rivendicare quel luogo, no? Un luogo, spesso la provincia è un po' vessata perché tutti quanti si spiccano nella grande città per trovare l'opportunità. Oggi penso nell'era della comunicazione globale ogni posto è buono per poter esprimere la propria idea, quindi il territorio non assume più quell'importanza che magari prima assumeva nel tessuto del lavoro proprio. Avellino perché si è creata questa opportunità di poter aprire, rispondere a un bando che mi ha dato una mano sicuramente in una fase iniziale insieme a mie risorse per mettere su quello che era la struttura, che mi desse l'opportunità poi di espletare quella che era la mia attività. E poi dopo è diventato anche un motivo per cui ho voluto dare forse un piccolo esempio a tutti quelli che sono venuti dopo di me, perché io ho questo approccio spesso di chi viene dalla provincia, che finisce il percorso di studio ai 18 anni e poi deve per forza andare in un'altra città per realizzarsi, non l'ho mai condiviso più di tanto. Credo che sia importante viaggiare per un giovane per formarsi, per poter interfacciarsi con quelle che sono delle altre realtà e nello stesso tempo per riempirsi di cose, di un bagaglio di poi poter portare di nuovo a casa. Penso che la desertificazione sociale sia dovuta a questo, al fatto che tanta gente va ma non torna più. E invece credo che andare, conoscere, esplorare e poi portare di nuovo a casa serve ad arricchire il proprio territorio, e mi auguro che è quello che sta facendo l'Omalab in questo momento nella mia città. È soltanto una coincidenza che tu abbia scelto di restare ad Avellino quando la Campania è una regione per lo più nota anche per i poli tessili, per essere uno dei poli tessili più importanti d'Italia? Guarda, la Campania è nota e ti dico che in Campania c'è la maggior parte della produzione anche dei capi del lusso. Quindi il problema della Campania è che la Campania non si è mai esposta nella maniera in cui secondo me dovrebbe fare. C'è sempre stata questa tradizione che le cose andavano fatte un po' nascoste, dietro le quinte. Non l'ho mai capita. Spesso mi trovo a parlare anche con persone che hanno fatto il prodotto a brand importantissimi e magari nessuno lo sapeva. Loro ovviamente lo fanno con orgoglio, rivendicano il loro lavoro, però c'è sempre stato un aspetto un po' conflittuale tra chi portava lavoro a queste persone e queste persone che magari non sono mai riuscite a darsi una loro identità, una loro struttura. Ecco, in questo fatto qui rimanere in Campania per me forse è anche un pochettino come se voler dare anche più merito a queste persone che realmente sono il tessuto imprenditoriale della città per quanto riguarda il settore della regione, per quanto riguarda il settore tessile, e che hanno apportato enorme bagaglio professionale alla regione. Magari pochi lo sanno, rimangono molto di nicchia. Ma secondo te a che cosa è dovuto questa reticenza nell'esporsi? Io penso che è un discorso culturale che si è innescato nell'ambiente, anche un discorso un po' di opportunità dei brand che non hanno mai voluto in qualche modo, svelare quelli che erano i loro produttori, come se il produttore deve rimanere, che ne so, tipo una pozione segreta della Coca-Cola, non lo so. Io penso invece che la trasparenza sia quello che oggi vince su tutti, e che sapere che ci si può fidare di un produttore rispetto a un altro è sicuramente un punteggio in più. E questo poi è un danno che si fa indirettamente alle aziende, perché proprio in questo periodo io assisto a tantissime aziende che hanno problemi
hanno poche commesse, si parla di una crisi importante che sta investendo il mondo della filiera artigianale e poi di conseguenza anche del retail, di tutto quello che è il comparto degli addetti ai lavori che sta dietro a questo settore, che è enorme, c'è un indotto enorme. Oggi ci troviamo in uno schema totalmente nuovo per cui il settore non era organizzato. Il cliente oggi è in diretto contatto con il produttore, non ha più bisogno di intermediari, vuole avere il prodotto subito, ha delle esigenze diverse. Lo schema è cambiato, forse qualcuno non se n'è accorto per tempo e rischia di rimanere fuori. L'Omalab nasce in un periodo in cui la moda ha visto un cambiamento significativo. Diciamo che la tendenza della logomania è stata gradualmente sostituita da un focus sui capi minimal, con una grande attenzione verso appunto il materiale e la vestibilità. Un cambio di rotta sostanziale rispetto a 4-5 anni fa. Il fatto di aprire l'Omalab in un momento come questo è avvenuto per caso oppure avevi intuito questa evoluzione? No, sicuramente avevo capito che lì c'era una domanda latente, quindi sapevo di andare a colmare un buco. Ancora oggi penso che siamo gli unici in Italia che facciamo il blank, ok? Ma lo facciamo in maniera verticale, quindi comunque lo facciamo con un e-commerce prodotto da noi da zero, non ci appoggiamo su nessuna struttura esterna. Quindi sicuramente ho intercettato quella che era un'esigenza del mercato, portando dei fit che penso che al momento pochi ci avevano puntato sopra, come i Boxy Fit, oppure portando dei materiali su cui prima magari nessuno ci dava il peso importante. Ovviamente quando noi creiamo una modellistica cerchiamo di scegliere anche il materiale che sia più conforme, che si sposi meglio. C'è un'etica sbagliata anche nel come si trattano a volte. Vedo che c'è molta reticenza a volte nelle fibre miste, no? Quando non sono tutte fibre naturali c'è questa reticenza che si dice non va bene, non è sostenibile. Mi fa ridere quando poi ci sta gente che non vuole aspettare neanche un giorno per avere il capo. Inquina molto di più un capo che viaggia in 12 ore oppure preconfezionato, fatto in una maniera tra virgolette poco etica, rispetto a un capo che ha una piccola percentuale di poliestere, quindi non fibra naturale. Ecco, secondo me il consumatore è troppo sbilanciato a volte, viene bombardato da tante notizie. Oggi anche i nuovi social su cui io sono un po' reticente, no? Su TikTok io vedo tanti mentori, no? Ognuno è il mentore di qualcosa. Io penso che se qualcuno sa fare qualcosa e la sa raccontare, non deve per forza crogiolarsi su questa cosa o avere la presunzione di sapere che lui la fa meglio di un altro. Penso che sia importante portare la propria di esperienza, magari poter dare un consiglio in base a quello che si è vissuto, ma nessuno credo che possa in qualche modo poter avere la ricetta di come si fanno le cose, di quello che è giusto e sbagliato. Questo schema onestamente non mi piace tanto e purtroppo è una cattiva abitudine del momento. Per restare sulla tua domanda, no, assolutamente, ho colto quello che sentivo fosse un'esigenza del mercato, come ti dicevo, una domanda latente, anche perché penso che ogni business debba partire sapendo che c'è un percorso da poter intraprendere, se no quello è lo startup, è l'inizio di qualsiasi azienda. Quindi scivoliamo nel tema della comunicazione. Nel mondo della moda la riconoscibilità di un brand è spesso legata a dei loghi, a dei pattern. Quanto è stato difficile proporre il blank a un pubblico rispetto magari a un capo con una grafica? Beh, assolutamente. Il nostro cliente tipo compra il prodotto, quindi compra il fit, compra l'estetica. È anche vero che quando abbiamo ragionato con il mio team del prodotto gli abbiamo dato un identity, perché comunque c'è un pattern ben riconoscibile. Noi abbiamo le nostre cuciture 3 aghi, punto copertura, che fanno da pattern a tutti i nostri capi e li ritrovi su tutti i nostri item, quindi quello già è un identity brand forte. È chiaro che devi andare un po' nello specifico, devi un po' affinare per capirlo, non c'è un logo evidente. Sicuramente stiamo progettando delle cose nuove che entreranno prossimamente sul mercato e inizierà a campeggiare quello che magari una piccola identity brand che potrebbe dare più riconoscibilità al capo. Ci stiamo lavorando, è normale, nell'evoluzione delle cose. Sicuramente abbiamo fatto molta più fatica perché il mondo del blank in generale è strettamente connesso alla globalizzazione. Parliamoci onestamente, in Italia pochi anni fa chi avrebbe mai indossato una maglia senza una scritta? Noi italiani siamo riconosciuti al mondo proprio perché per i loghi giganti, e penso che la maggior
maggior parte dei marchi italiani del lusso hanno anche un pochettino speculato su sta roba qua, perché hanno fatto intere campagne vendita su queste cose. Quindi noi siamo agli antipodi, quindi io, come dire, in questo non mi sono sprecato, tutti i percorsi in salita, quindi just in time percorsi in salita, il no logo il percorso in salita, quindi immagina la mia soddisfazione oggi nel far sì che insomma il nostro brand sia comunque apprezzato da tanti giovani in giro per il mondo. Oramai vendiamo in più di 20 paesi al mondo, quindi siamo veramente felici dei risultati che stiamo ottenendo in questa fase di crescita, e ci auguriamo sempre di poter dare un prodotto migliore, di poterlo fare nella maniera migliore. Quindi immagino grandi soddisfazioni però, perché nel momento in cui uno lavora duro poi ottiene delle grandi soddisfazioni. Qual è la più grande soddisfazione che ti ha portato l'Omalab? Guarda, ce ne sono tante e sono quotidiane, ti devo dire la verità. Cioè, a differenza magari di un brand che tu lo vedi addosso a un personaggio famoso e magari ti prendi quel tipo di soddisfazione, so perfettamente che il mio brand è indossato da tantissimi sportivi, calciatori importantissimi, è indossato da dico celebrities per non dire, insomma, personaggi estremamente famosi a carattere internazionale, perché lo riconosco io. Quindi molto spesso non lo sai nemmeno tu. Diciamo che a volte me lo fa notare il mio team che sta insomma sulla logistica, che mi dice dove vanno a finire dei capi qua e lì, quindi so perfettamente che siamo in spogliatoi molto importanti. Questa è una cosa che a volte... Si può dire quale? Siamo in spogliatoi importanti, okay, di squadre europee molto molto importanti, Manchester City, Manchester, insomma, sono belle soddisfazioni che apprendo con piacere, ma che però ecco ci fanno capire che evidentemente il nostro prodotto riesce a farsi apprezzare anche in altri contesti, ecco. Quindi, ma questo diciamo in ambito europeo, ce ne sono tanti altri esempi che ti potrei fare, perché sono altrettanto contento dei risultati che otteniamo dal pubblico italiano. Insomma, il lavoro è duro, sicuramente ogni giorno ci pone nuove sfide. La soddisfazione più grande è quella di esistere. Anche perché oggi il fatto solo di esistere, di vendere un prodotto fatto da zero, un no logo, pensato e creato da me, su delle modellistiche nuove che fino a qualche anno fa era impossibile vendere in una piccola città di provincia che produce tutto da zero, credimi, per me questa è tipo una favola, dai, chiamiamola favola, anche se poi è una realtà che deve strutturarsi, perché poi quando c'hai un'azienda devi assumerti tutte le responsabilità, perché l'imprenditore che è dietro l'azienda sta lì per risolvere problemi, e ogni giorno chi c'è un'azienda lo può sapere perfettamente, ci sono decine di problemi che bisogna risolvere. È vero che l'Omalab fa da producer alle piccole realtà emergenti? Sì, assolutamente. Nasce così, e anche quello poi... Ci sono delle sliding doors incredibili, perché ti potrei raccontare l'incontro magari con parte del mio team è avvenuto proprio perché loro erano parte di un team di altri brand, un brand altrettanto conosciuto. Abbiamo iniziato praticamente un percorso all'unisono e ancora oggi condividiamo tantissime cose, nonché parte del team in comune, che non so, posso nominartelo, è 5MC2 Lab. I ragazzi nascono da me. Quindi tutto nasce nella mia azienda, e poi parte del loro team al momento fa parte anche del mio team. Carmine in maniera particolare è l'uomo prodotto, è colui che cura tutta la parte creativa anche del sito, e poi c'è Giovanni che mi dà una mano su tutta la parte di advertising, ma anche sulla parte di comunicazione. È chiaro che ci stiamo strutturando, quindi stiamo inserendo nuove figure, ma loro restano comunque il cardine, insieme a me la spina dorsale dell'azienda, anche perché nulla avrei potuto fare se non con l'aiuto di tutti i miei dipendenti, i miei sarti e le mie sarte, chi fa il taglio del prodotto, l'uomo prodotto, i miei collaboratori, le persone che si occupano delle modellistiche. Dietro alla mia azienda c'è una filiera di persone che lavorano per me, i miei collaboratori più stretti, e che seguono quello che è il processo quotidiano e tutti i problemi dell'azienda. Io devo tutto a loro, l'azienda siamo noi. Io non vivo un'azienda assolutamente verticale, noi siamo un'azienda orizzontale. Tutti abbiamo un ruolo e tutti dobbiamo dare il 100%, e tutti dobbiamo trarre soddisfazione se le cose vanno bene. Se dovessi quantificare le persone che giorno e notte lavorano all'Omalab sempre? Oramai siamo più di una decina sicuramente. Okay.
diciamo siamo una quindicina, ok? Tra remoto e fisicamente, perché l'Omalab si divide in due strutture, una struttura fisica che produce e fa logistica e spedizione e una struttura che regge tutta la parte della digitalizzazione, quindi l'infrastruttura del sito, del B2C, ma anche del B2B, perché noi intercettiamo tante persone che hanno bisogno appunto di forniture wholesale e facciamo sia quindi il B2C che il B2B. Ritornando alla tua domanda di prima, perché poi ho citato soltanto 5MC2, ce ne sono tanti altri, c'è Senti Season che è un altro brand che è nato totalmente da me, ci sono tanti altri piccoli brand con cui ho avuto l'onore di vederli iniziare e crescere insieme a me, ce ne sono tanti altri con cui ho potuto collaborare e collaboro tuttora. È chiaro che l'Omalab poi mano a mano che è cresciuta con il suo prodotto è riuscita un pochettino sempre meno a seguire anche la parte, diciamo, della consulenza, e poi sulla parte della consulenza ci sarebbe da dire tanto, perché poi si innescano dei meccanismi dove si creano delle sacche in cui ovviamente c'è un'opportunità e dove dentro si inseriscono tanti personaggi che a diverso titolo cercano poi di millantare professionalità oppure di fare cose. Io penso che nella vita bisogna avere l'umiltà di sapere che se hai sempre fatto una determinata cosa, non per forza perché ne vedi l'opportunità devi copiare chi fa altre cose. Penso che mantenere una certa etica del lavoro e rispetto per il lavoro altrui sia alla base di quello che poi ci conduca ad essere anche proprio degli esseri umani migliori. A volte vedo che le persone invece si affannano troppo a seguire i trend e a stare appresso all'opportunità, ecco. Perché questa scelta di aiutare i giovani creativi? Io penso assolutamente che i giovani indiscutibilmente rappresentano il futuro e penso che un paese come l'Italia subisca questa visione che non ha supportato praticamente mai. Io ti dico, già da quando io ero un ventenne non avevo l'opportunità di poter intraprendere nulla in maniera, diciamo, autonoma. Quindi quando io da ventenne andavo in un'azienda e mi rivolgevo all'azienda perché volevo produrre o fare qualcosa che avesse a che fare con loro, praticamente c'era il problema che ero un giovane. Sì. Poi magari diventi vecchio e c'è il problema che sei vecchio, quindi in Italia non si sa qual è il momento buono per poter fare azienda o potersi proporre. Invece io ho pensato da subito che l'imprenditoria giovanile sia sicuramente uno di quelle leve su cui investire, su cui un'azienda deve puntare. Ecco perché io ho un team giovane, accolgo i giovani con piacere, anzi sfrutto questa occasione per invitare chiunque si voglia proporre alla mia azienda, insomma, di farlo, anche perché siamo in una fase di crescita, avremo bisogno di tante persone che sono appassionate di questo mondo, quindi chi lo volesse fare sono ben disponibile a valutare una candidatura, ecco. Dunque siete liberi di proporvi all'Omalab? Assolutamente sì. Arriviamo al tema della sostenibilità, un tema veramente molto serio, cruciale, soprattutto in un settore come quello dell'abbigliamento perché inquina più di tutti. Come l'Omalab affronta questo tema in particolare? Ci hai parlato del metodo di produzione just in time. Guarda, io penso che già quello che facciamo noi è qualcosa di enorme, anche perché noi ci assumiamo una responsabilità importante, anche quella di non rispondere a una domanda crescente. Ok? Quindi noi a volte ci depotenziamo per far sì di poter dare un prodotto che sia di qualità. La cosa che un po' mi dispiace è che il cliente finale non lo capisce tante volte, perché è abituato a ragionare secondo altri schemi, perché ovviamente è abituato ad avere tutto e subito, lo vuole ricevere nel minor tempo possibile. Quindi quello che ti dico, cosa fa l'Omalab? L'Omalab innanzitutto fa qualcosa che penso che al momento nessuno faccia, quindi produce ogni singolo capo da zero, non abbiamo nulla di stock. Filippo, tu sai perfettamente, sei stato in azienda da noi. Assolutamente sì. Non abbiamo nulla di preconfezionato e quindi già di questo cerchiamo di far sì di sprecare il meno possibile, quindi andiamo a produrre solo quello, a consumare solo il tessuto che ci viene ordinato e non fare una produzione che rischia di rimanere invenduta. Oggi ci stiamo accorgendo che il settore dell'abbigliamento ha questo problema dell'inquinamento, ma è un problema atavico questo. Cioè il problema è che nessuno mai ha fatto qualcosa per far sì che ci fosse un'inversione di rotta. Cosa posso fare io? Posso fare molto di meglio. Sicuramente mi sto organizzando per cercare anche dei tessuti che possano essere diciamo sostenibili oppure riciclati. Ci stiamo organizzando, dovendo crescere con i numeri, per in qualche modo ristrutturare delle aziende più grandi con degli schemi produttivi abbinati a un vecchio modo di pensare, adattandolo al nostro. Ma questo è un divenire che bisogna strutturare, perché questo tipo di azienda
come oggi punto a farla io, al momento in Italia non esiste ancora. Un'azienda che sia sostenibile e che produca al momento. Nessuno lo fa e ci sarà un motivo. Mi medesimo in un cliente medio. Davanti ho 2 felpe. Una felpa di Zara che mi costa 40 euro, dall'altra parte una felpa di Lomalab che mi costa il doppio. Convincimi a comprare la felpa di Lomalab. Guarda Filippo, non ti devo convincere, il discorso sta proprio innanzitutto nell'approccio etico. Se vogliamo fare i puritani, allora sappiamo perfettamente Zara è uno di quei big player che coglie tutte le opportunità che il mercato gli pone davanti, quindi manodopera a basso costo. A volte si dice, io non lo so, mi sembra manodopera anche di bambini sfruttati per fare questo tipo di lavori, quindi già le condizioni sono un po' così. Ma dico Zara, ma come potrebbe essere Shein? Mi sembra che ultimamente si è innescata un'ulteriore problematica sui prodotti Shein relativa alla tossicità dei tessuti, ma non solo. Shein ha fatto sì che mai nessuno potesse entrare nelle sue filiere produttive. Io ti ci ho invitato, ti ci invito nuovamente, invito chiunque voglia venire nella mia azienda a vedere che ci impegniamo a far sì che ci sia un'enorme trasparenza, insomma, nel far conoscere come viene fatto il prodotto, che il prodotto viene realizzato da zero. E poi siamo un'azienda italiana che paga i dipendenti in Italia, paga le tasse in Italia, e chi fa l'imprenditore come me in Italia sa che c'è, per sostenere quel tipo di filiera c'è bisogno anche di che i costi non possono essere quelli di una manodopera a basso costo. In più, un'azienda come la nostra, che è totalmente digitale, ha dei costi anche per quel tipo di infrastruttura. Dietro al costo di una felpa c'è una filiera sia sul prodotto sia su quello che è l'esposizione del prodotto in ambito digitale. Quindi oggi le aziende, le imprese hanno dei costi che magari pochi anni fa non avevano. Forse pochi anni fa c'era la mediazione dei rappresentanti che dovevano curare la distribuzione, poi dei retailer che dovevano farci ricarico. Quindi erano altri costi nascosti che magari l'utente finale non conosceva. Oggi noi abbiamo una serie di costi quando vendiamo a B2C che non ci permette di dover marginare il giusto, ma dovendo tener conto di questi costi, se no, come è chiaro, un'azienda non si sostiene. Quanto è difficile comunicarlo però questo al consumatore? Enormemente, mi auguro che anche questo podcast mi aiuti. Insomma, facciamo una fatica enorme perché c'è una confusione. Ti dicevo, la comunicazione purtroppo è trasversale. Ognuno tira l'acqua al suo mulino, quindi ci sta chi la felpa te la vuole vendere a 20 euro perché non so cosa ci guadagnerà facendolo in Italia, vendendola a 20 euro una felpa, anche perché se un tessuto mediamente al chilo, quindi ti costerà intorno ai 7, 8, 10 euro al chilo, su una felpa che diciamo è boxy fit e che tu devi tener conto di un range di taglie per determinare il costo medio, ti potrebbe costare già una decina di euro con costina abbinata. Con una manodopera a fianco io penso che già ci siamo arrivati oltre 20 euro, quindi a quel punto io non saprei come si fanno a vendere a 20 euro, qualche gap ci deve essere, però mi farebbe piacere insomma saperlo, perché evidentemente loro sono pure più bravi di noi, sicuramente. Lomalab è ad Avellino, come abbiamo detto. Abbiamo già parlato dell'importanza di Avellino come polo tessile. Qual è la situazione della manodopera in Italia? Ma la manodopera in Italia oramai diciamo quella che resta della manodopera in Italia, perché quel che resta o è inglobata all'interno di catene produttive molto più grandi, come ti dicevo, come quelle del lusso, che sono le aziende che hanno più dipendenti, che anche per budget si possono permettere questo tipo di strutture, oppure ci sono una serie innumerevoli di piccoli laboratori conto terzi, quindi i cosiddetti terzisti, che io penso che in questo momento, proprio con questo momento di ripartenza, subiranno tantissimo la crisi che sta attanagliando il settore e che si ripercuoterà poi ad effetto domino su tante altre realtà che fanno parte della filiera. Sento parlare tanti addetti ai lavori che stanno cercando insomma di far attenzionare anche lo Stato al fatto che il settore sia in una crisi importante, che tante famiglie potrebbero ritrovarsi a casa senza diciamo il posto di lavoro. E come si può fare? Si potrebbe fare dando spazio anche magari a realtà più giovani o a imprenditori più giovani che vorrebbero dar fiducia, quindi che vorrebbero approcciare diversamente. Filippo, è quello che faccio io praticamente quasi settimanalmente quando mi vado a confrontare con nuove aziende con cui magari condividere pezzi di business insieme, perché è chiaro che in una fase di crescita devi cercare anche di cercare il sostegno esterno, ma portandoli su una mentalità nuova, il che è molto complicato. C'è una sfiducia e gente che nel corso degli anni ha investito su una filiera che poi è stata in qualche modo anche maltrattata, perché è anche vero che se tante persone sono andate in difficoltà è perché tante persone poi non hanno mantenuto gli accordi
tante persone sono rimaste impagate e di conseguenza hanno subito il vortice in cui si sono ritrovati in questo periodo. Abbiamo parlato dei lati negativi dell'Italia, ce ne sono alcuni positivi, possiamo considerare... Si mangia bene, Filippo. Si mangia bene, poi sicuramente diciamo che siamo fortunati da questo punto di vista ad essere nati in Italia, perché spesso non ci preoccupiamo, se abbiamo dei brand, se siamo giovani, di fare produzioni altrove, cerchiamo sempre di farle in Italia, perché ti voglio chiedere, la manodopera estera, cinese, turca, è mal vista oggi, e se ha senso ancora avere questo tipo di pregiudizio? È sbagliatissimo. È sbagliatissimo. Io ho fatto diversi viaggi sia in Turchia sia in altre zone, diciamo, di pertinenza territoriale che hanno a che vedere con il tessile, e ti posso garantire che stanno molto più avanti di noi, sono molto più organizzati, sono verticalizzati su questo tipo di economia. Noi non abbiamo fatto nulla. Quando giri in un'azienda turca e giri in un'azienda italiana ti rendi conto che... Ma no, ma perché sono quasi tutte aziende che hanno fatto, diciamo, il passaggio al digitale, anche i macchinari sono, diciamo, evoluti, la manodopera si è evoluta. Ecco, noi abbiamo un problema incredibile oggi nel ritrovare manodopera, non c'è manodopera. Cioè io ho difficoltà enormi a trovare persone che lavorino per me e che abbiano già competenze. Mi farebbe piacere formarne qualcuna, ma non c'è neanche la volontà di formare. In Italia c'è l'abbandono totale al fatto che non c'è lavoro, non c'è prospettiva, ma penso che tante persone non credono né nel lavoro né nella prospettiva, perché vedo sempre meno giovani, per quanto io sono aperto totalmente ai giovani, che hanno voglia di mettersi in gioco, o quelli che si mettono in gioco forse vanno a finire anche nelle mani sbagliate, in retaggi particolari in cui poi vengono sfiduciati. Mi auguro che ci siano tanti più giovani che hanno voglia di mettersi in gioco, di potersi proporre, di poter dire la propria e non aver paura, insomma, di potersi proporre al mercato. Oggi il mercato è molto più aperto a recepire cose nuove. 20 anni fa, quando io producevo i miei capi, dovevo per forza avere come vetrina di riferimento il negozio che c'era nella città, perché là era il passaggio del cliente, quindi se mi affiancavo a qualche brand avevo l'opportunità di essere riconosciuto come tale. Oggi c'è un percorso inverso, cioè ci sono tanti brand che sono nati nell'era digitale che non hanno per niente bisogno di andare nei negozi, e ci sono negozi che vorrebbero tanto avere quei brand che sono estremamente richiesti. È totalmente invertito il trend, è cambiato totalmente, ma anche in maniera repentina e veloce, al punto che tante persone non sono riuscite a starci appresso. Io non credo tanto oggi al multibrand. Okay. Il multibrand come retailer penso che sia veramente, questo è un altro problema importante, penso che sia veramente un settore in estrema crisi, proprio perché oggi le aziende si fanno un po' il salviamoci tutti, vendono da soli sui loro e-commerce, e quindi il negoziante tante volte vende di più rispetto a quanto il brand vende autonomamente sul suo sito. Quindi si crea uno schema un po' come del cane che si morde la coda, e inevitabilmente a risentirci sono i negozi multibrand. Anche gli addetti ai lavori che fanno parte di questa filiera mi parlano di problemi sempre più importanti, insomma, da parte dei retailer. E poi l'enorme diversità è che non c'è più il percorso nel negozio anche da parte dei giovani. I giovani non girano più nei negozi, i giovani acquistano online, si dice che 8 consumatori su 10 finiscono la vendita online, quindi immaginiamoci che quelle 2 persone devi essere fortunato che passano dal tuo negozio, insomma. Quindi oggi il consumatore è più alla ricerca di un'esperienza all'interno di un negozio, quindi qualcosa che viene sempre dall'online e poi si tramuta nell'offline. Ecco perché funziona tanto il pop-up, perché funziona tanto il temporary store. Sono efficaci queste strategie fisiche, ma perché sono, come dire, supportate da una comunicazione fatta totalmente online. Pop-up store o comunque store temporanei, l'Omalab li sta considerando? Guarda, stiamo lavorando su un progetto nuovo, Okay. perché non so, ecco, altra cosa penso nuova rispetto al target medio che noi già facciamo dal principio, è l'Omalab by You, ok? L'Omalab by You è dove tu, su delle nostre basi, modelli 2D praticamente, puoi personalizzarti il capo, come la tua baseball, Filippo, no? La possiamo personalizzare dei colori che vogliamo, e quindi praticamente fa sì che l'utente possa in qualche modo essere il designer del suo capo, quindi decidere in base alla sneakers o all'abbigliamento
con cui vuole matchare quella T o quella felpa e realizzarsela da sola. Questa è una cosa che può fare solo chi produce da zero, come puoi immaginare, quindi è un passo ancora oltre, perché siamo nell'ambito della personalizzazione uno ad uno. Quindi cercherò ulteriormente di ampliare questo tipo di esperienza in eventuali pop-up o temporary store futuri che farà l'Omalab, dove l'esperienza online verrà portata sull'offline, ecco. Quindi posso pensare di entrare in un negozio d'abbigliamento, di trovare un totem come quelli che ci sono al McDonald's e di disegnare la mia felpa. Assolutamente sì, Filippo, l'idea è proprio quella. Stiamo lavorando in quella direzione, stiamo lavorando nella direzione di fare qualcosa che sicuramente sfrutta pure delle tecnologie, anche perché questa è un'idea già che ha un paio d'anni. Poi abbiamo seguito un po' l'avvento di nuove tecnologie che migliorerebbero ancora questo tipo di performance e ora stiamo per realizzarla insieme ovviamente a degli ingegneri che ci danno la parte strutturale, la nostra idea creativa, e penso che potrebbe rappresentare una enorme novità e in qualche modo un nostro marchio distintivo di presenza all'interno di multi-brand o flagship o quelli che siano dei negozi in trend rispetto a quello che è il nostro prodotto. Bene, abbiamo parlato di futuro, addentriamoci in questo grande argomento. La produzione just in time può comportare tempi di attesa più lunghi per i clienti e questo critiche, no? Quindi un potenziale tallone d'Achille per l'azienda. Dato che questo modello allo stesso tempo ti rende uno dei migliori player nel settore, quali strategie stai considerando per far sì di rendere ancora più efficiente questo modello? Ne abbiamo parlato anche già prima. Okay. È veramente quel collo di bottiglia, tu l'hai chiamato tallone d'Achille, sì, assolutamente. Lo è, però, come dire, è in seno alla scelta che ho fatto. Cioè, se scelgo di produrre da zero, scelgo allo stesso tempo, il cliente deve scegliere allo stesso tempo di avere dei tempi di attesa. Snaturare questo modello significherebbe mandare all'aria quello che è il model business su cui si poggia la mia azienda. Come fare a migliorare? Ci sto lavorando, assolutamente, stiamo aumentando la capacità produttiva e di conseguenza questo potrebbe darci la possibilità di migliorare i tempi di consegna. È chiaro, la domanda cresce e allo stesso tempo cresce l'attesa. Penso che sia altrettanto giusto e doveroso nei riguardi dei clienti che acquistano sul mio sito offrirgli la possibilità di avere il capo fatto allo stesso modo di come è stato fatto dal giorno zero e magari migliorando quello che può essere la fase produttiva, ampliando il numero delle risorse che vanno a lavorare e intervenire sul lavoro quotidiano. È un qualcosa su cui stiamo lavorando e quello è la mia vera task a cui devo rispondere nel minor tempo possibile per far sì che questo non da un tallone di Achille diventi una leva a nostro vantaggio, ecco, perché sarebbe impossibile cercare di andare incontro a qualcosa che ha a che fare con la sostenibilità e poi che sia la stessa cosa che in qualche modo ti si ritorce contro, ecco. L'ampliamento di manodopera non rischia di togliere quell'artigianalità che rende l'Omalab diverso dai competitor? Delle due l'una, cioè nel senso che tutto ciò che viene fatto da zero, confezionato al momento, resta comunque un prodotto artigianale. Ora, fatto su larga scala, è normale che è come se tu aumenti, no? È come la Coca-Cola, ti ritorna alla Coca-Cola. La Coca-Cola quando ha iniziato aveva quella ricetta che è rimasta segreta, ma non penso che produceva tutte quelle lattine che produce oggi. È chiaro che quando inizi a dover industrializzare un sistema, devi comunque in qualche modo dover correggere delle cose rispetto a come sono nate. Sicuramente la mia sede principale rimarrà sempre Avellino, magari potrò decidere un giorno di aprire delle strutture più grandi che possano rispondere alla domanda crescente, ma proprio perché io devo avere rispetto delle persone che acquistano sul mio sito. E aumentando la capacità di pari passo io voglio aumentare la qualità, la proposta e l'offerta, quindi no, assolutamente non voglio detrarre nulla al mio consumatore, voglio semplicemente apportare migliorie. Quello è la cosa su cui io devo lavorare, sì, assolutamente. Guardando invece direttamente al futuro, quale sarà il tuo ruolo all'interno dell'azienda? Io resto il Mr. Wolf della situazione, quindi io risolvo problemi. Okay. Quindi cerco di essere verticale un po' in tutti gli ambiti, di poter intervenire, ma
ho una grandissima fortuna, e forse mi prendo anche in questo un pochettino i merito di aver dei collaboratori, il mio team che è l'Omalab, come io sono l'Omalab, il mio team è l'Omalab, che ogni giorno lavora insieme a me fianco a fianco, che crede nei progetti che portiamo avanti, che ci aiutiamo uno con l'altro nelle difficoltà, e sicuramente è quella la mia forza. Io penso che qualunque imprenditore oggi non può esistere se non ha dietro una squadra che lo supporta, assolutamente. Ci stiamo avvicinando alla fine di questa intervista. Prima di salutarci, vorrei chiederti, visto che il nostro motto è From the Players to the New Makers, qual è il miglior consiglio che hai ricevuto nella tua carriera che vorresti condividere con noi? Guarda, il miglior consiglio che ho ricevuto nella mia carriera non l'ho ricevuto da un addetto ai lavori, anche perché io sono partito in un momento in cui tutti gli addetti ai lavori erano un tuo detrattore, nessuno che ti dava l'opportunità di poter esplodere, far sì che potessi spiccare il volo. Qui si ritorna alla mentalità italiana. Assolutamente, la mia mentalità è proprio totalmente inversa, anche per questo magari l'Omalab abbiamo dato l'opportunità di esistere di tante cose che poi belle, progetti italiani di cui ne sono fiero, e dare invece la possibilità ai giovani di potersi esprimere, ok? La possibilità ad accogliere quelle che sono le idee e a lavorarci sopra con i consigli di chi ha l'esperienza, di non speculare su una persona, un giovane, come un qualcosa su cui guadagnare e basta, accompagnarlo in un percorso, prendersi per mano e fare un percorso di strada insieme, perché poi è anche vero, Filippo, che io posso essere bravo a dare dei consigli, ad aiutarti in una fase iniziale, ma magari non posso essere bravo a darti una mano a dirti come ti devi strutturare da parte tua, di tutte le cose di cui hai necessità. Ognuno di noi è una storia a parte, ognuno di noi può raccontare una storia diversa dall'altra, e ognuno di noi ha raggiunto la propria soddisfazione, che non è solo quella economica, ma è proprio quella diciamo umana, seguendo un percorso che poi ha scelto da solo di voler fare. Quindi il miglior consiglio non l'ho avuto da un addetto ai lavori, ma l'ho avuto da mia madre, che è una persona che è venuta a mancare contestualmente a quando io ho aperto l'Omalab, e che mi ha sempre detto sin da piccolo di credere nelle mie idee, e al di là del fatto che avessi incontrato detrattori o meno, di insistere. E io ho insistito. Questo è un consiglio d'oro e mi sembra anche il miglior modo per concludere questo episodio. Quindi io, Enzo, ti ringrazio davvero di cuore. Grazie a te per essere stato ospite. Io vi ricordo che gli altri episodi di Loma Lounge Podcast sono disponibili su YouTube, Apple Podcast e Spotify.